Avendo ormai letto un po' di libri, faccio fatica a trovarne uno nuovo che mi sconvolga l'animo. Però oggi ve ne cito uno che ha veramente lasciato un'impronta su di me gigantesca, perché mi ha dimostrato in primis che è possibile scrivere un libro utilissimo e bellissimo allo stesso tempo, e in secondo luogo che l'arte può essere spiegata a chiunque, anche in modo semplice. Il libro in questione è La storia dell'arte di Gombrich. È un libro che è stato ristampato tantissime volte e che viene letto soprattutto dagli esperti del settore, ma sono qui a parlarvene perché credo che questo sia un libro leggibile e apprezzabile da chiunque. È un libro perfetto per un autodidatta che vuole avvicinarsi all'arte ma che deve ricominciare dall'inizio e che vuole un'infarinatura generale che poi magari successivamente vada ad approfondire. Questo libro è rivolto a tutti coloro che sentono la necessità di un primo orientamento nel mondo singolare e affascinante dell'arte. Vuole mostrare al principiante il panorama generale senza confonderlo con i particolari. Spera di metterlo in grado di far fronte senza smarrirsi alla gran messe di nomi, periodi e stili che affollano le pagine delle opere più ambiziose, dandogli in tal modo la possibilità di consultare libri più specializzati. È un libro che elimina tutti quei tipici stilemi che caratterizzano l'arte, perché già si parla di descrivere nei libri delle immagini con delle parole, e a volte ciò che accade, secondo me, nei libri peggiori di questo qui è di essere troppo sperticati, di utilizzare troppe parole e perdere la concentrazione su quella che in fin dei conti è un'immagine che va vista, vissuta in un museo dal vivo e che quindi sì, può essere descritta a parole ma fino a un certo punto, quindi perché esagerare? Vi faccio anche vedere velocemente il libro. Come vedete sembra un mattoncino, ma in realtà più della metà del libro sono immagini stampate che tornano molto utili perché vengono citate all'interno dello stesso e fa comodo consultarle. Il resto del libro è scritto un po' piccolo ma si legge molto bene, è diviso in capitoli che ripartono dall'inizio della storia dell'arte. E proprio la cosa interessante è vedere come ci sia stata un'evoluzione nei secoli che però è sempre stata interconnessa, perché l'intento degli artisti è sempre stato quello di fare un passo avanti e uno a destra, cioè continuare il percorso iniziato da qualcun altro per i loro intenti che erano diversi poi in base alle epoche, come scopriremo tra poco, ma aggiungere qualcos'altro. E tutto questo viene raccontato all'interno del libro in un modo magnifico. Il testo è scritto in un modo discorsivo ma anche intimo, e le conoscenze di Gombrich, sebbene evidenti, sono raccontate ed esposte con leggerezza. Per riassumere, leggere questo libro è come ricevere la mappa di un paese gigantesco e allo stesso tempo ricevere anche la capacità di saperlo esplorare senza esserne poi successivamente sopraffatti. Anche la storia della genesi di questo libro è una storia interessante, perché in realtà gli era stato commissionato a Gombrich di scrivere una storia dell'arte per bambini e lui rifiuta perché dice che l'arte, o almeno quella che descrive qui, non è per bambini. Ma io credo che questa sua richiesta che avevo ricevuto è proprio dettata dal suo stile, che ora cerco di raccontarvi mostrandovi e leggendovi alcune pagine all'interno del libro. Non c'è cosa che si possa chiamare arte. Vi sono soltanto gli artisti, uomini e donne, cioè, che hanno avuto il mirabile dono di equilibrare forme e colori fin quando non siano state a posto e, cosa ancora più rara, che hanno un'integrità di carattere tale da rifiutare ogni soluzione parziale e sono pronti a rinunciare a tutti i facili effetti e a ogni superficiale successo pur di affrontare il travaglio e la fatica necessari a un lavoro sincero. Confidiamo nella continua nascita di nuovi artisti, ma dipende in buona misura da noi che formiamo il pubblico se l'arte potrà sopravvivere. Possiamo decidere la partita con il nostro interessamento o con la nostra indifferenza, con la nostra comprensione e i nostri pregiudizi. Siamo noi che dobbiamo provvedere affinché non si strappi il filo della tradizione e si preservi per gli artisti l'opportunità di arricchire quel prezioso vezzo di perle che è il retaggio del nostro passato. Già qui avete un esempio plateale del suo stile, bellissimo, semplice, diretto, ma anche del suo ragionamento. Lui durante tutta la narrazione sì, parla di artisti, ovviamente ne esclude tanti, ma parla dei più importanti non da un punto di vista suo personale, cioè di quelli che gli piacciono di più, ma di quelli che secondo lui hanno caratterizzato un momento specifico nella storia dell'arte, quando questo ovviamente è possibile, perché andando dietro nel tempo non sempre si ha i nomi. Ma la cosa che evidenzia, che secondo me è netta durante tutto il libro, è il fatto che l'arte è letteralmente composta da artisti, cioè sono le persone che dipingono, si esprimono, scolpiscono, costruiscono,
che creano l'arte. Non è l'arte a creare gli artisti, ma gli artisti a creare l'arte, cosa che sembra banalissima e scontata, ma che oggi sembra essere venuta meno o dimenticata. Una delle cose che facciamo spesso io e mio fratello quando leggiamo i libri è quella di mettere questi bigliettini per ritrovare delle parti interessanti o delle cosiddette chicche. E questo libro ne è pieno. E per darvi un esempio di queste curiosità, che non sono semplicemente curiosità, ma sono spiegazioni delineate, aguzze e precise che ti chiariscono subito quelle definizioni che molto spesso sembrano così complesse. Ma vi faccio subito un esempio. A un certo punto, parlando dell'arte in Grecia, del mondo greco, viene messo in evidenza come le statue greche sembrino prive di espressione nei volti. Perché? Ce lo spiega subito. Il ritratto di un generale era poco più della raffigurazione di un qualsiasi bel guerriero con elmo e insegne di comando. L'artista non riproduceva mai la forma del naso, le rughe della fronte o l'espressione particolare del modello. È un fatto strano, di cui non abbiamo ancora parlato, che gli artisti greci abbiano evitato di dare ai volti un'espressione particolare. È più sorprendente di quanto non sembri a prima vista. A noi riesce difficile scarabocchiare una qualsiasi faccia su un pezzo di carta senza conferirle una determinata espressione, per lo più comica. Le statue greche, naturalmente, non sono prive di espressione perché scialbe o vacue, però i loro volti non tradiscono mai un sentimento ben definito. Questi maestri si valsero del corpo e dei suoi movimenti per esprimere quelli che Socrate aveva chiamati i travagli dell'anima, perché avevano capito che il gioco dei lineamenti avrebbe sciupato e distrutto la regolarità lineare della testa. Descrizione breve, si parla di mezza pagina neanche, che però ti fa subito notare una cosa che tu hai sempre visto ma mai capito. Vi faccio un altro esempio di una frase che descrive 3 periodi diversi in pochissime righe. Gli egizi avevano in gran parte disegnato ciò che sapevano che esisteva. I greci ciò che vedevano. Nel Medioevo l'artista impara a esprimere nella sua opera ciò che sente. Ripensate a questa frase e guardate come tutto all'interno della vostra testa appaia più chiaro. Semplicemente da queste piccole frasi. Siamo ancora all'inizio del libro e poi lui fa una carrellata che arriverà fino quasi ai tempi nostri, ma è anche molto interessante vedere questo esempio qui, l'arte cinese. I cinesi furono il primo popolo che non considerò la pittura un'opera servile, ponendo anzi il pittore sullo stesso piano del poeta ispirato. Le religioni d'Oriente ritenevano che nulla avesse maggiore importanza del giusto modo di meditare. Meditare vuol dire pensare e ponderare per ore e ore una stessa sacra verità, fissare un'idea nella mente e considerarne tutti gli aspetti senza distrarsi mai. Se ci pensate bene, fissate un'idea in testa, non vi dovete distrarre, la volete in qualche modo rendere vera, potrebbe benissimo diventare l'atto di dipingere, come in realtà diventa. Alcuni monaci meditavano su certe parole, volgendole e rivolgendole nella mente, mentre seduti immobili per giornate intere ascoltavano il silenzio che precedeva e seguiva la sacra sillaba. Altri meditavano sulle cose della natura, come per esempio l'acqua e ciò che ci può insegnare, come sia umile, remissiva, eppure come sappia scavare la roccia, come sia chiara e fresca e come lenisca e ravvivi il capo riarso, oppure sulle montagne. Questa, forse, è la ragione per cui l'arte religiosa in Cina venne meno applicata alla narrazione di leggende su Buddha e altri maestri cinesi, meno all'insegnamento di una particolare dottrina, come l'arte cristiana del Medioevo, che come stimolo alla pratica della meditazione. Gli artisti devoti cominciarono a dipingere l'acqua e le montagne come spirito reverente, non per impartire una particolare lezione, non per puro ornamento, ma per fornire materia di profondi pensieri. Bellissimo. Subito ci sembra di aver compreso tutto ciò che sta dietro alla pittura cinese. Questo è quello che fa questo libro. Ma andiamo avanti. Si parla oggi sempre di più dell'originalità. Non devi copiare quello, devi essere originale, singolare, magari se poi ci riesci anche speciale. Ma in arte il concetto di originalità non è arrivato subito. Al contrario, il concetto moderno, secondo il quale un artista deve essere originale, era del tutto estraneo alla maggior parte dei popoli antichi. Un maestro egizio, cinese o bizantino sarebbe rimasto assai imbarazzato davanti a una simile richiesta. Né un artista medievale dell'Europa occidentale avrebbe compreso la necessità di inventare nuove formule per progettare una chiesa, per disegnare un calice o per rappresentare la storia sacra, dato che gli schemi vecchi servivano tanto bene allo scopo. Il pio donatore che avesse voluto dedicare un nuovo santuario alla sacra reliquia del suo patrono non solo avrebbe cercato il materiale più costoso che poteva permettersi,
ma avrebbe anche tentato di fornire al maestro un antico e venerabile esempio di come la leggenda del santo doveva essere rappresentata. Né l'artista si sarebbe sentito condizionato da questo genere di ordinazione. Gli rimaneva ancora un sufficiente margine per dimostrare se era un maestro o un semplice abborracciatore. Mette quindi in evidenza come questo concetto sia cambiato nel tempo, quindi l'artista non doveva essere originale. Io volevo che tu riproducessi qualcosa che avevo già visto, magari mettendo anche il tuo stile. E poi però, per dimostrarci ancora meglio questo concetto e questa differenza tra l'antico, il vecchio e il moderno, sentite cosa dice. Se io chiedo a un musicista di suonare a un matrimonio, non gli chiedo di inventare nulla, non chiedo al compositore di comporre qualcosa per l'occasione, ma semplicemente di suonare qualcosa che già esiste, che mi piace e che voglio sentire in quel momento. Così il patrono medievale, ordinando una natività, non pretendeva un'idea originale. Noi indichiamo il tipo di musica desiderato e l'entità dell'orchestra e del coro che possiamo permetterci. Sta al musicista allestire la buona esecuzione di un capolavoro antico o combinare un'antologia. E come due musicisti di pari valore possono interpretare lo stesso pezzo assai diversamente, così dallo stesso tema e perfino dallo stesso modello antico, due grandi maestri medievali potevano trarre opere d'arte quanto mai dissimili. E la cosa fondamentale che segue questa descrizione, questo esempio, è la proposta di immagini che mostrano questa diversità e questo modo di reinterpretare un modello. E questo è lo stile che caratterizza tutto il libro. Non vorrei dilungarmi troppo, anche se sono tantissimi gli argomenti e gli artisti che vorrei toccare. Per esempio è bellissimo un capitolo su Van Gogh, su Munch, su Piero da Francesca, sul surrealismo. Sono tantissimi periodi degli artisti descritti e sarebbe bello parlare di tutti, ma voglio farvi vedere, e poi concludo il video, come Gombrich parla di Leonardo da Vinci, nello specifico spiegando in che modo Leonardo sia stato capace di unire tutte le sue qualità e i suoi interessi nel dipingere la Mona Lisa. A un certo punto gli artisti iniziano a chiedersi come sia possibile rendere meno rigido un ritratto e un dipinto. Se ci fate caso, in questo quadro, La nascita di Venere, Botticelli si è accuratamente preoccupato di rendere molto ondulati i capelli della Venere per rendere la sua figura meno rigida. Il quadro è un capolavoro, ma comunque è possibile notare della rigidità, tema che ha interessato tantissimi pittori del tempo fino a quando Leonardo, sviluppando la nuova tecnica, sembra risolverlo, nello specifico mentre dipinge la Gioconda. La Gioconda è il quadro per eccellenza, è il ritratto più famoso della storia, è il quadro più conosciuto, più visto, più stampato, più fotografato, non so se è il più rubato, ma l'hanno anche rubato un paio di volte. Ci trovate qualsiasi storia a riguardo, tantissime pagine scritte, ma mai come in questo libro ho capito la grandezza di quest'opera, perché prima di parlare dell'arte della Gioconda in sé mi è stato descritto il processo mentale di Leonardo, che prima di essere un pittore, lui ci ha messo 4 anni a dipingere la Gioconda, dava 2 pennellate, poi andava via, faceva una comparsa in Assassin's Creed Brotherhood, poi tornava a casa, vi vistizionava un corpo, andava a dormire, si svegliava alle 4 di mattina, una vita molto complessa la sua, ma la più grande caratteristica di questo uomo scienziato, artista, è stata quella di voler unire tutte le sue capacità tutte le volte che cercava di esprimere ciò che stava ricercando. E sarà proprio lui a creare lo sfumato che risolverà quella rigidità di cui parlavamo prima di Botticelli. Solo Leonardo trovò la soluzione esatta del problema. Il pittore deve lasciare allo spettatore qualcosa da indovinare. Se i contorni non sono delineati rigidamente, se si lascia un poco vaga la forma come se svanisse nell'ombra, ogni impressione di rigidezza e di aridità sarà evitata. Poi ci viene descritto da Gombrich in che modo lui abbia implementato questo sfumato nella Gioconda. La prima cosa che caratterizza un disegno di un volto sono 2 tratti: gli angoli della bocca e gli angoli degli occhi. Sono precisamente queste parti che Leonardo ha lasciato volutamente indefinite, immergendole in una morbida penombra. Ecco perché non siamo mai sicuri dello stato d'animo con cui Mona Lisa ci guarda. La sua espressione pare sempre sfuggirci. Ma, naturalmente, non è soltanto l'indistinto che produce un simile effetto. C'è ben altro. E qui la genialità di Leonardo fa lo step successivo. Lui, conoscendo l'occhio umano, perché è anche uno scienziato, applica delle tecniche che permettono alla Gioconda di sembrare così viva e ci vengono subito spiegate. Prima di tutto, se dividiamo in 2 il quadro, vediamo una simmetria tra le 2 parti, soprattutto se si fa caso allo sfondo. Il lato sinistro dello sfondo, il paesaggio, è diverso dal destro e questo porta al fatto che se noi ci concentriamo sul lato sinistro dell'opera, la Mona Lisa sembra più eretta rispetto a quando ci concentriamo sul lato destro dell'opera.
Labbra. Ma oltre a questo, anche il volto stesso della Mona Lisa non è perfettamente simmetrico e quindi in base a dove concentri la tua attenzione lei appare un po' diversa. Quindi sfumato degli occhi, sfumato delle labbra, asimmetria unita al grande talento di Leonardo. Il talento di riconoscere il limite, quando smettere di sfumare, quando smettere di essere vago. E qui ritroviamo tutta la maestria di questo uomo che riesce a rendere in modo quasi miracoloso la carne così da controbilanciare l'ardita deviazione della realtà naturale. Si osservi come è modellata la mano o come sono rese le maniche con le loro minutissime pieghe. Leonardo poteva essere meticoloso come qualsiasi predecessore, nella paziente osservazione della natura, ma non era più lo schiavo incondizionato. In un lontano passato, la gente aveva considerato con sgomento i ritratti, pensando che, colta la somiglianza della persona, l'artista potesse conservarne anche l'anima. Ora, il grande scienziato Leonardo aveva fatto avverare alcuni dei sogni e dei timori di questi primitivi creatori di immagini. Conosceva l'incantesimo grazie al quale poteva infondere vita nei colori distesi del suo magico pennello. Vi ho portato una carrellata di esempi, ma niente sarà come la lettura integrale di questo libro, che vi ripeto è veramente un capolavoro. Sono incredibili anche i capitoli su Cellini, di cui ho comprato la biografia proprio scoperta attraverso questo libro, di Brancusi, ce ne sono tantissimi. Compratelo e leggetelo indipendentemente dal vostro settore, perché vi permetterà, uno, di riscoprire e comprendere tante cose di cui siete circondati. In secondo luogo vi darà la dimostrazione che è possibile essere esaurienti parlando di un'infinità di cose. Un capolavoro assoluto che spero di avervi invogliato a leggere. Di nuovo, la storia dell'arte, Gombrich.